Ciao a tutti, buongiorno e benvenuti a Parma, una città nel cuore dell'Emilia-Romagna, definita da sempre la piccola Atene d'Italia o la Petit Paris per i suoi palazzi neoclassici, eleganti, raffinati, di influenza francese. Io mi chiamo Erika Tedeschi e oggi vi porto a scoprire la mia città. Nel 1821 Maria Luigia, la duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla, commissiona la costruzione di questo teatro all'architetto Nicola Bettoli. Il 16 maggio del 1829, con l'opera Zaira di Vincenzo Bellini, il Teatro Regio si aprì a tutta la popolazione. Anche il popolo finalmente poteva entrare in questo teatro e acculturarsi attraverso l'opera lirica. Alle mie spalle il Palazzo della Pilotta. Questo palazzo fu il centro del potere della dinastia Farnese, che venne definito Pilotta dal gioco che si praticava all'interno dei suoi cortili. Era il gioco basco della pelota praticato dai soldati spagnoli. All'interno del Palazzo della Pilotta troviamo anche il Teatro Farnese. Venne realizzato per il matrimonio di Edoardo Farnese e Margherita de' Medici. In quella speciale occasione venne realizzata una grandissima battaglia navale, la Naumachia. Questo è Piazzale della Pace, ma un tempo era costruito il Palazzo Ducale dove abitava la duchessa Maria Luigia. Di fronte noi abbiamo il Museo Lombardi. Questo museo invece raccoglie un'eredità che è quella di Maria Luigia. E annesso al museo il grande teatro ducale settecentesco. Al posto del teatro ducale sono state costruite nel Novecento le poste centrali di Parma e entrando nelle poste centrali si vede proprio la planimetria dell'antico teatro ducale. Però è molto interessante sapere che un tempo 1200 persone vedevano un sacco di spettacoli qua ed era il teatro più importante di Parma. Siamo nello spazio dell'antico monastero medievale di San Paolo. Questo monastero raccoglie diversi gioielli, per esempio la Camera di San Paolo realizzata dal Correggio e poi il Castello dei Burattini. Pensate che per l'opera Elisir d'amore proprio i Ferrari hanno collaborato con noi. Ci stiamo avvicinando a una delle piazze più importanti della città, che è la piazza religiosa, Piazza Duomo. La piazza abbraccia 3 secoli di storia dell'arte, partendo dal Palazzo della Diocesi, un palazzo del 1045. Davanti a me invece la cattedrale, tipica cattedrale romanica, venne realizzata nel 1074. Questa pietra locale che venne utilizzata e il suo essere massiccia rappresenta proprio questo stile unico nel Medioevo. Il battistero è un monumento di transizione tra l'arte romanica e l'arte gotica, infatti la sua base è romanica e poi si eleva come monumento gotico. Questa è la piazza principale della città, Piazza Garibaldi. Nel Palazzo del Governatore oggi vengono realizzate diversi tipi di mostre e la cosa particolare di questo palazzo è la torre. C'è proprio una meridiana, ci restituisce anche i fusi orari, le costellazioni e i mesi. Parma ha 2 facce, 2 anime, la parte ducale, patinata, neoclassica che abbiamo visto e invece la parte più popolare che è quella dell'oltretorrente. Stiamo camminando sul ponte di mezzo. L'oltretorrente è anche stato sito importante per le famose barricate antifasciste del 1922. Il 25 marzo 1867 Arturo Toscanini nasceva ad una casa nel cuore dell'oltretorrente e oggi propone un percorso museale dedicato al maestro. Stiamo entrando nel Parco Ducale della città. Fu la prima residenza dei duchi Farnese. Quando vivevano i duchi Farnese, questo giardino era pieno di alberi da frutto, di arancete e di limonaie. Ci sarebbero tantissime altre cose da dire, ma lascio scoprire a voi questa bellissima città. Ciao a tutti, a presto! Opera streaming in the heart of opera.